Ci hai mai pensato? Una cassa Harley Benton con coni Celestion Vintage 30 costa neanche la metà di una Orange con gli stessi coni, che a sua volta costa una frazione di una mesa con gli stessi V30. La qualità è indiscussa, ma ne vale davvero la pena? Il diffusore, il cabinet, è una parte importantissima per il suono di una chitarra elettrica. L'altoparlante vibra e il legno intorno a lui e tutto risuona nell'ambiente con un carattere ben distinguibile in base alla cassa che si sceglie di collegare all'amplificatore. Quando ne proviamo uno ce ne accorgiamo, e anche quando suoniamo in un piccolo club senza microfonazione, ma quando piazziamo il microfono appiccicato al cono, come si fa nei live più impegnativi, senza possibilità di catturare tutte quelle rifrazioni prodotte dalla cassa in giro per la stanza, quanto conta davvero il cabinet nel suono che forniamo al mixer? E se in quello specifico contesto contasse solo il suono dello speaker, a prescindere dal mobile in cui è montato? Sono Pietro Di Accordo e oggi ti propongo un esperimento un po' estremo. Ho voluto verificare quanto un cabinet cambia effettivamente il suono di un altoparlante quando questo è ripreso con un microfono dinamico dritto contro il cono, come si fa dal vivo. Per provarlo ho preso in esame una cassa di mediocre fattura, che potesse rovinarmi il suono come farebbe un cabinet economico. È una Hughes & Kettner con dentro un Celestion Rock Driver Junior, niente di trascendentale insomma. L'ho collegato al mio valvolare costruito da Ginnet, che potete ascoltare qui su tra le schede, ho alzato il volume a livelli da palco e suona così. In seguito non l'ho montato in un cabinet di qualità per il confronto, ma ho voluto prendere davvero il suono puro del cono, quindi ho smontato il baffle frontale, l'ho piazzato al centro della stanza e l'ho microfonato. E questo è il risultato. Il carattere del cono resta essenzialmente lo stesso, ma qualcosa è successo. Quando poi gli ho dato il segnale più ricco di un overdrive, un purgatorio costruito da loro, no, non i miei capezzoli, Dolphin Sound, la pasta è cambiata in maniera sensibile. Vi chiedo di usare buone casse o delle cuffie e di fare attenzione alle basse frequenze. Intanto, se volete ascoltare meglio il purgatorio, cliccate tra le schede di questo video. Ecco il suono del cono nel suo cabinet. Ed eccolo invece da solo. Sinceramente il risultato mi ha sorpreso. Di nuovo non c'è uno stravolgimento nel suono, ma i bassi sono molto più grossi quando il cono è fuori dal cabinet. Ascoltandomi mentre suonavo questi clip mi era sembrato che il cono senza cassa intorno suonasse più brillante e davo quel risultato per scontato dal momento che non c'era un cabinet a far vibrare, rimbombare le basse frequenze. Invece, secondo il microfono, quello che succede è che quelle frequenze prodotte dal cono si attenuano quando questo è dentro il cabinet, si cancellano per fasi opposte, mentre restano intatte quando è microfonato senza cassa intorno. Sicuramente il fatto che la cassa sia una closed back ha aiutato ad avvertire un effetto maggiore. Vi chiedo di dare un ultimo ascolto con attenzione, un solo accordo prima impulito con e senza cabinet. E poi in distorto, con e senza cabinet.
Quella dell'esperimento è una situazione estrema. Da una parte c'è la cassa chiusa ed economica, che non è certo studiata per rispettare il suono originale del cono. Dall'altra c'è il cono puro, senza l'influsso di alcun tipo di diffusore. Tuttavia, il suono dell'altoparlante è sempre ben riconoscibile, con le dovute variazioni. Probabilmente una differenza maggiore di quella ottenuta con queste due configurazioni così lontane tra loro non si può avere finché ci limitiamo a microfonare il cono in questo modo. Oppure sì. Senza dubbio la risposta alla domanda vale la pena comprare un cabinet di alta qualità al triplo del prezzo a parità di cono? È assolutamente, inequivocabilmente... Diccelo tu se ne vale la pena, tra i commenti qui sotto e nell'articolo su Accordo. Condividi questo esperimento con un amico che ti dice che la sua cassa da 100 euro suona come la tua da 600. E se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale e seguici su Accordo.it.